Oggi ti parlo di qualcosa che spesso non viene detto perché non è figo, ma secondo me è importante per ripristinare un attimo il livello reale delle cose. Allora, se mi segui da un po' sai che io vivo in un posto abbastanza turistico dove c'è un giro economico enorme e io vivendo qua incontro persone che hanno veramente tantissimi soldi, persone che hanno attività qui molto redditizie, che aprono, che chiudono attività, che le vendono, che si occupano di affitti di case, di ville, che si occupano di gioielleria, di import-export. Sono persone che se tu le guardi, le vedi, sembrano ricche, ben vestite, felici, sorridenti, col cellulare in mano spessissimo, impegnate. Le persone spesso gli mandano messaggi e quindi sono molto richieste, no? Sono al centro dell'attenzione. E questo però è l'apparenza, è la superficie, è quello che vedi da fuori. Molte di queste persone mi contattano e mi raccontano le loro storie, mi raccontano quanto un certo tipo di vita è in realtà insostenibile, non sono felici, anche se hanno imparato a fare sorrisi, non sono mai soddisfatti. Scusate, c'è un insetto che si è ribaltato, eccolo, bene, adesso è tornato a vivere. E ci sono degli insetti giganteschi qua, ma veramente giganteschi, però ogni tanto si ribaltano e stanno lì, sai, un po' come le tartarughe. Bene, torniamo al discorso di oggi. Non sono felici, hanno molti soldi, ma in pratica non hanno il tempo per spenderli e spesso e volentieri questo tipo di persone spendono i loro soldi, letteralmente dei capitali, in droghe, alcol, servizi che li facciano sentire immediatamente bene, che li possano velocemente rimettere a posto. Quando contattano me, e spesso lo fanno perché hanno attacchi d'ansia, attacchi di panico, trovano un operatore che non si comporta come quegli operatori che di solito loro bazzicano, cioè quelli che dicono: ma sì, non ti preoccupare, guarda, c'è questa tecnica, adesso la facciamo, dammi questi soldi e poi dopo noi ci vediamo un paio di volte e risolviamo il problema. No, quando incontrano me cominciano a raccontarsi e trovano davanti a loro una persona che li ascolta, li accoglie, una persona che inquadra qual è la situazione e che onestamente dice: guarda, c'è un lavoro da fare che non ci prenderà una sessione sola e non ti posso promettere che sarai in grado di portare fino in fondo questo lavoro, perché non dipende da me ma dipende da te. Proprio ieri sera parlavo con un ragazzo di questo tipo di atteggiamento e mi diceva: Caruso, è incredibile quanto tu ti discosti dalla professionalità che si trova qua, sicuramente gli altri sono molto più ricchi di te, ma avendo parlato mezz'ora, 40 minuti insieme, mi rendo conto della qualità che porti nel mondo della crescita, nel mondo del cambiamento. Ora, questo video non è per farmi il buffetto e dirmi che sono io bravo e gli altri no. Sicuramente ci sono anche tanti altri operatori che sono sinceri e che ti dicono che se sei arrivato a un livello quasi di non ritorno, ritrovare il tuo equilibrio non è una passeggiata, insomma, c'è da lavorare, ok? Però il problema è che sento sempre meno dirlo online, dirlo sui canali social. Cioè, sembra che tutto sia immediato, rapido, veloce, facile, economico, no? Sono tutti i termini questi che servono al marketing per vendere, ma la realtà dei fatti è tutta un'altra. Guarda, ti faccio un altro esempio perché così almeno puoi capire. Queste persone di cui parlavo, che sono benestanti, che veramente fanno una vita ad un livello altissimo, se tu parli con loro, no? Sembra che sia successo tutto insieme, oppure sia sempre stato così, che i soldi ce li abbiano sempre avuti in tasca o che gli nascono nel portafogli direttamente, no? Loro aprono il portafogli e è sempre pieno. E quando chiedi delle loro storie e
hanno voglia davvero di raccontarti e non hanno voglia soltanto di usarti come cliente, ti raccontano la prima frottola, ma ti raccontano davvero. Sono come minimo 10, 12 anni, 20 anni di impegno, di studio del mercato, di cultura, e poi dopo li vedi, no? Così, che sono persone di successo, ma quel successo se lo sono creati. Ecco perché non tutti quanti riescono nella vita, perché c'è qualcuno che vuole trovare la scorciatoia e poi alla fine la scorciatoia lì non è sostenibile, perché alcuni tipi di tempi, velocità non sono sostenibili per l'essere umano. Cioè, no, non è vero che puoi lavorare 16 ore tutti i giorni, essere sempre disponibile, yes, sì, ok, ti puoi fare di cocaina quanto ti pare, però poi dopo a un certo punto il tuo corpo ti dice: senti un po', vaffanculo, io mi fermo qua. E poi lì sì che sono dolori. Ora menziono la cocaina, ma come potrei menzionare le pasticche di tutti i tipi, e sappiate che purtroppo queste droghe non vengono usate soltanto in posti come questi o in posti come New York o Los Angeles, dove la vita, no, è un po' più frenetica. Queste sostanze ormai vengono utilizzate dappertutto, davvero dappertutto, anche nei piccoli centri, anche nei paesi, dove non ce n'è bisogno. Questa logica del superuomo ha davvero rotto le palle, crea un livello di normalità immaginata che non è arrivabile, che crea dei danni alle persone, crea dei danni alle comunità, crea dei danni alle famiglie, e poi non ci si approccia più con onestà alla vita, perché abbiamo un livello di normalità completamente sbilanciato. Cioè, fateci caso, tutto quanto deve essere esasperato. Non c'è una tecnica efficace, c'è una tecnica strabiliante, una tecnica super rapida e veloce. Non c'è qualcuno che ascolta la musica, deve rompere le palle a tutti, e quindi continuiamo come i bambini a fare a chi ce l'ha più lungo, e tanti ci rimangono sotto. Io conosco persone, vi ripeto, che hanno davvero tanti soldi, ma che in fondo all'anno abbondanti metà di quei soldi li hanno spesi per terapisti, li hanno spesi per spa, li hanno spesi per massaggi, perché non ce la fanno a sostenere. Ora, finché fai questo discorso tra i 30 e i 40 anni, dove il tuo fisico, insomma, voglio dire, sei già un uomo, sei già una donna, ma il tuo fisico è ancora resistente, è ancora resiliente, e la ripresa è molto breve, vabbè, forse ce la fai. È anche vero però che questo avrebbe a che fare di più con la società anglosassone, che fa sì che le persone abbiano una carriera molto velocemente. Per esempio nel mondo latino, dove la carriera e il successo lo fai molto più tardi, ti trovi a 50 anni, 55 anni, che un certo tipo di stress il tuo fisico non lo regge più, e non lo regge più nemmeno la testa. Chiaro, a meno che tu non sia preparato, a meno che tu non abbia degli strumenti, ma questo spingere sempre di più non è sostenibile. Allora, so che dire queste cose non piace, ma me ne frego. Se non fosse altro che avrei voluto che qualcuno l'avesse detto quando io facevo all'inizio i primi corsi, per farmi rendere conto bene di che cosa sarei andato a fare. Perché anche tutti quei colleghi che mi dicono che fanno 7-8 clienti al giorno, secondo me è follia. E poi è tutto uno standard. Certi lavori vanno fatti poco ma intensamente e bene. E il tuo lavoro qual è? E la tua condizione qual è? Fammelo sapere sotto nei commenti, se ti fa piacere, e scambia con me un'opinione riguardo al superuomo, riguardo alla superdonna e quello che andranno a creare o che stanno già creando nella nostra società. Io mi fermo qua, ancora una volta da Caruso Colzi è tutto. Oggi Cata è spettacolare, è umido oggi, però si sta benissimo, e ti lascio con l'isoletta mia preferita e ti auguro una buona giornata. A presto.